Se pensiamo all'impressionismo, ci vengono subito in mente colori vibranti, pennellate rapide, riflessi sull'acqua, ma c'è un'opera che più di altre racconta un momento di passaggio, quasi di sospensione. La Gazza di Claude Monet, realizzata nell'inverno tra il 1868 e il 1869. E la prima cosa che colpisce è proprio questa, il silenzio. Siamo davanti a un paesaggio innevato, un cancello in legno, una staccionata, un campo coperto di neve e poi lei quasi invisibile, una gazza appoggiata sul cancello. Niente di eroico, niente di spettacolare, ma è davvero così semplice? In realtà Monet sta facendo qualcosa di profondamente nuovo. Sta prendendo un soggetto quotidiano, marginale, e lo trasforma nel centro di una ricerca visiva radicale. Il titolo ci inganna, non è la gazza il vero protagonista, il vero soggetto è la luce. Osserva bene la neve, non è bianca, ci sono sfumature azzurre, riflessi violacei, ombre che virano al blu. Monet rompe con una convenzione secolare, la neve non è più un fondo neutro, ma una superficie viva che reagisce alla luce. E questo per l'epoca è quasi uno scandalo. Quando Monet presenta l'opera al Salon ufficiale di Parigi viene rifiutata. Perché? Perché quella neve non è realistica, le ombre blu vengono considerate un errore, ma qui bisogna fermarsi un attimo. Cos'è davvero realistico? Monet non dipinge quello che sappiamo della neve, dipinge quello che vediamo davvero. Se osserviamo con attenzione, sta abbandonando la pittura accademica per entrare in una dimensione percettiva. Questa è forse la chiave più importante per capire il dipinto. Noi siamo abituati a riconoscere le cose, neve, bianco, ombra, grigio. Monet fa il contrario, ci costringe a guardare e guardando scopriamo che la luce cambia tutto, i colori non sono fissi, la realtà è molto più instabile di quanto pensiamo. La gazza è piccola, quasi insignificante, eppure è fondamentale, serve a dare scala alla scena, creare un punto di attenzione, rompere l'uniformità della neve, ma soprattutto introduce una presenza viva in un paesaggio immobile. È come se il tempo fosse sospeso. Non succede nulla in questo dipinto e proprio per questo succede tutto. Non c'è narrazione, non c'è azione, c'è un istante, un momento preciso della giornata con una luce precisa destinata a scomparire. Monet non dipinge un paesaggio, dipinge un attimo. Qui possiamo mettere in discussione un'idea diffusa, che l'impressionismo sia una pittura facile o immediata. In realtà opere come la Gazza sono il risultato di un cambiamento profondo, dall'oggetto alla percezione, dalla forma alla luce, dalla narrazione all'esperienza visiva. Monet non semplifica, sta complicando il modo di vedere. Un altro elemento interessante: non c'è un vero centro compositivo. L'occhio si muove lentamente, segue la linea della staccionata, si perde nella neve, si ferma sulla gazza. È una visione aperta, non gerarchica, un modo completamente nuovo di costruire lo spazio. La gazza è una delle prime grandi affermazioni della pittura impressionista, anche se ancora non dichiarata. Anticipa tutto, lo studio della luce, il lavoro in plein air, la dissoluzione del colore. E lo fa con una scena minima, quotidiana, quasi banale. Ed è proprio questo il punto. La modernità non nasce nei grandi eventi, ma nei dettagli. Guardando questo dipinto viene spontaneo chiedersi: stiamo osservando un paesaggio, stiamo imparando a vedere? Perché forse Monet non sta rappresentando la realtà, sta cambiando il nostro modo di percepirla. E questo, più di qualsiasi soggetto, è ciò che rende la Gazza un'opera rivoluzionaria. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!